Buongiorno. A questo punto dovremmo essere in grado di orientarci attraverso il calcolo degli intervalli e quindi riuscire a comprendere come possiamo da questo punto in poi iniziare a costruire degli oggetti. I primi oggetti che ci interessa costruire sono gli accordi e in particolare quelli che si chiamano triadi e sono in realtà accordi con 3 note. Gli accordi sono infiniti, però noi in realtà nella musica occidentale ne usiamo alcuni tipi, altri molto di meno, altri proprio no, e quindi iniziamo a esplorare questo mondo che è ampio ma non infinito come spesso si dice, e iniziamo a costruire i primi oggetti armonici che sono le prime 4 triadi. L'accordo fondamentale, quello da cui partiamo, che si chiama triade maggiore, è semplicemente composto da prima, terza e quinta della scala maggiore. Quindi prima, terza e quinta, intervalli naturali. Come vi ricordate, gli intervalli naturali sono quelli là che corrispondono perfettamente con le note della scala maggiore. Quindi se io ho la scala maggiore di Do, che è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la triade maggiore sarà la prima, la terza e la quinta nota della scala di Do, che nel caso specifico sono Do, Mi, Sol. Ora, se devo fare la stessa cosa nella scala di Re, che come sappiamo ha 2 diesis, Fa diesis e Do diesis, quindi è Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re, la triade maggiore di Re sarà prima, terza e quinta nota della scala maggiore di Re, quindi Re, Fa diesis e La. Questo vale per tutte e 12 le tonalità, significa le 12 scale. A questo punto, siccome abbiamo imparato nel video precedente a calcolare anche quelli che chiamiamo intervalli alterati, cioè gli intervalli un po' accorciati e un po' allungati, no? Che noi chiamiamo un po' accorciati bemolle, un po' allungati diesis. Quindi se Do Mi è una terza, Do Mi bemolle è una terza più corta, una terza bemolle. Se Do Sol è una quinta, Do Sol diesis è una quinta un po' più lunga, quindi una quinta diesis, e questo vale per tutte le tonalità. Quindi a questo punto iniziamo a usare all'interno della costruzione di questi accordi anche degli intervalli alterati. Quindi ricordiamoci che la partenza, il primo oggetto fondamentale è prima, terza e quinta, in Do, Do, Mi, Sol, in Re, Re, Fa diesis, La, e a questa triade modifichiamo la terza e la accorciamo, quindi facciamo prima, terza bemolle e quinta. Quindi da questo Do, Mi, Sol prendiamo la terza, la accorciamo, quindi diventa bemolle, diventa Mi bemolle, quindi Do, Mi bemolle, Sol. Se stessimo in Re, questa è la triade maggiore prima, terza e quinta della scala maggiore di Re, prendiamo questa e accorciamo la terza, che diventa bemolle, Re, Fa, La. Ok? Quindi ora abbiamo 2 triadi, la triade maggiore che ha solo intervalli naturali e la triade minore che ha 2 intervalli naturali, la prima e la quinta, e 1 bemolle che è la terza. A questo punto andiamo a vedere anche quella aumentata, si dice, che è composta da prima, terza e quinta diesis, quindi in Do, sempre partendo da quella maggiore, prima, terza, quinta, diesis. Diesis significa un po' allungata, un po' più in là. Se stessimo in Re, abbiamo prima, terza e quinta la triade maggiore. A questo punto prendiamo la quinta e la allunghiamo un po', quindi diventa diesis, La, diesis, e diventa triade aumentata. E poi infine quella che si chiama triade diminuita. Ok, hai ripreso. Quindi stavo dicendo, facciamola, e a questo punto facciamo la triade diminuita che ha sia la terza che la quinta bemolle.
Quindi in Do partiamo sempre da quella maggiore, prima, terza e quinta. A questo punto prendiamo la terza e la accorciamo, e poi prendiamo la quinta e accorciamo, e quindi viene terza bemolle, quinta bemolle. Nel caso di Do, Do, Mi bemolle e Sol bemolle. Nel caso di Re partiamo da quella maggiore, accorciamo la terza e accorciamo la quinta, e quindi viene Re Fa La bemolle, triade di Re diminuita, maggiore minore, aumentata diminuita. Io in genere me le ricordo così, cerco sempre di trovare delle analogie, delle associazioni, delle ricorrenze. Maggiore minore, coppia, maggiore minore, aumentata diminuita. Ok? Provate a calcolarle, cercate di memorizzarle, sempre con la tavola, sempre uguale, sempre la stessa procedura, perché quella è la procedura che ci permette di fissare queste cose in maniera indelebile. Buon lavoro!